io in questo momento per un video chiedo dai... Buongiorno, come sapete io mi sono sempre battuto all'insegna della trasparenza, perciò oggi voglio condividervi le cifre relative a quanto mi faccio pagare per realizzare un video in collaborazione qui su YouTube. Però prima di arrivare a quei numeri, che immagino siano la cosa che più vi interessa, voglio spiegarvi come faccio ad ottenere queste cifre e voglio dedicare questo video a 3 tipi di persone: ai miei colleghi YouTuber e influencer che sottovalutano il valore di un loro video, alle aziende che si buttano sul digitale e non capiscono il valore e il potenziale di un video o di un post di un influencer, e a me stesso per poter rigirare questo video a persone che non capiscono il valore del mio lavoro e mi fanno proposte indecenti. Ovviamente aggiungo una quarta tipologia di persone, e sì, siete voi e siete la maggior parte, persone curiose che vogliono capire questo mondo o che semplicemente vogliono farsi i cavoli miei, come è giusto che sia. In ogni caso, chiunque voi siate, vi chiedo di lasciare un mi piace in modo tale che questo video possa raggiungere il maggior numero di persone, o altrimenti condividetelo con l'amico YouTuber o marketing manager che potrebbe essergli utile. Ora iniziamo. La prima cosa da capire è perché le aziende investono soldi sui contenuti di uno YouTuber o di un influencer. La risposta tutti la sapete ed è ovvia: perché cercano una qualche forma di esposizione, brand awareness, conversioni in vendite o iscritti, eccetera. Ok, e fino a qui tutti ci siamo, però per capire quanto valga un mio contenuto dobbiamo avere una bilancia. Quindi qual è il miglior metodo di comparazione? Io mi chiedo semplicemente dove andrebbero ad investire soldi le aziende se non li investissero nell'influencer marketing? Probabilmente li investirebbero in campagne a pagamento in TV, su Facebook, su Google, cartelloni pubblicitari o volantini pubblicitari, e chi più ne ha più ne metta. Quindi quello che io faccio è andarmi a paragonare a questi metodi per cercare di trovare una quadra. Però qui, oltre a tutti i metodi di marketing non citati, andrei ad escludere volantini e cartelloni pubblicitari, perché lontani dal digitale e molto difficili da misurare ed interpretare, almeno per me che non sono un esperto in questo campo. Però magari, se siete interessati, in futuro possiamo andare a vedere quanto può costare una campagna pubblicitaria per le strade o per i mezzi pubblici di Milano e Roma e che risultati può dare. Ora paragoniamoci alla TV, tanto per menzionarla. Qui le spese per una campagna pubblicitaria sono molto alte e in realtà non sia neanche un buon metodo di paragone con un video di uno YouTuber, anche perché le campagne televisive molto spesso si comprano a pacchetti di più ripetizioni e sono anche più difficilmente targetizzabili. Sì, in realtà puoi scegliere un orario dove è più facile che il tuo pubblico target stia guardando la TV, ma oltre a questo puoi fare poco altro e non sai mai scientificamente che risultati ha portato quella campagna. Poi, se volete un esempio, il trentello di secondi di pubblicità in rotazione in mezzo a Striscia la Notizia costa più di 100.000 euro, e grazie mille Silvio. E questo è il prezzo di un'unica inserzione di 30 secondi durante Striscia la Notizia. Un giorno, se avete tempo da perdere, vi auguro per voi di no, provate a contare quante ne passano durante Striscia: 10, 20, 30? Insomma, fate i vostri calcoli, e sì, Mediaset in questo momento ha un gran bel business. Però voglio menzionare, come giusto che sia, che Striscia di media fa 4,5 milioni di telespettatori, che poi in realtà ci sono video su YouTube che fanno molte più visualizzazioni, ma quello è un altro discorso. Io poi in realtà non vado mai a fare una comparazione con loro, perché reputo il mondo televisivo un mondo distante e iper sopravvalutato. Dal mio punto di vista, se le aziende investissero gli stessi soldi che investono in TV in altri metodi pubblicitari o nello sviluppo di una loro community, avrebbero un impatto 50 volte più grande. Però quando faccio questi ragionamenti e quando si fanno questi ragionamenti bisogna sempre andarsi a studiare il caso ed il contesto, ma qui non andiamo a discuterne oltre perché è meglio. Però ho una curiosità: se volete sapere quanto costa fare pubblicità sulla Rai o su Mediaset, vi lascio il link qui sotto in descrizione al loro listino prezzi, che per chi non lo sapesse è pubblico. Dopo, se siete curiosi, guardatelo e preparatevi perché rimarrete a bocca aperta. Quindi, citato tutto, c'è rimasto un unico metodo di comparazione: le campagne pubblicitarie su Facebook o su Google, forse le uniche targetizzabili, scientificamente misurabili e su un pubblico presente nel web, come le persone che per esempio seguono i miei video. Quindi, quanto costano queste campagne? Il fatto che siano misurabili ci permette di sapere qual è il costo medio per generare un click nella campagna, ed il costo medio per generare un click su una campagna su Facebook è $1
$1,72. Anche di questo, come di ogni altra cosa, se volete approfondire trovate tutte le fonti qui sotto. Lo dico perché non vorrei che pensaste che questi numeri sono campati in aria. Comunque questo $1,72 è un numero che varia moltissimo anche in base all'industria che si vuole andare a targetizzare. Ed il motivo è semplice e lo avevo accennato anche nel video dove vado a spiegare quanto guadagno con la monetizzazione su YouTube. Il motivo è che ogni industria ha margini differenti e budget pubblicitari differenti. Per esempio, i rivenditori di oggetti fisici hanno margini molto bassi, perché si parla di produrre, spostare e vendere un bene fisico. Quindi quello che ti rimane per pubblicizzare quel bene non è molto. Mentre, come potete notare, i servizi finanziari sono quelli più costosi per quel che riguarda l'ottenimento di un click su una campagna pubblicitaria. Questo perché queste aziende di media hanno margini più alti in quanto vanno a rivendere un servizio, per cui hanno più soldi da investire in pubblicità. Quindi il costo di un click aumenterà. Specificato questo, come faccio a capire quale può essere un prezzo motivato per un mio video su YouTube? Semplice, vado a comparare la pubblicità su Facebook e vado a vedere su che industria cade la mia audience e quanti click può generare un mio video. Nel mio caso l'industria è finanziaria perché produco video per quella nicchia e attiro persone di quella nicchia, mentre i click sulla promozione o sull'approfondimento del video in collaborazione solitamente in base al mio storico sono di circa il 3% rispetto alle visualizzazioni che genera quel video. Quindi, dato che mediamente i miei video generano 30.000 visualizzazioni, posso aspettarmi come statistica media 900 click, il 3% di 30.000 visualizzazioni. A questo punto riprendo la media di costo della pubblicità su Facebook per la mia industria e la moltiplico per i click. Quindi $3,77 per 900 click e ottengo $3.392, il prezzo medio che un'azienda dovrebbe spendere su Facebook se vuole generare gli stessi click che io potrei generare con un mio video. Quindi questo potrebbe essere un valore sensato dei miei video se lo si compara a quello che si pagherebbe Facebook per generare gli stessi numeri o numeri simili. Qui però, in confronto alla pubblicità su Facebook, non sono state valutate alcune cose. La prima è il lavoro che ci sta dietro alla produzione di un video, perché l'azienda, oltre a pagare Facebook per fare la pubblicità, dovrà anche pagare un designer o un videomaker per fare il video o l'immagine che poi andrà a pubblicizzare. E alla fine, per produrre un video, io ci metto una giornata del mio lavoro per scriverlo e registrarlo e mio fratello ci impiega una giornata del suo lavoro per editarlo. Ed il nostro tempo giustamente ha un valore. Seconda cosa, anche la reputazione del personaggio ha un prezzo. Io magari avrò una cattiva reputazione, ma qui siete voi a giudicare. Ma potete capire che l'approccio su Facebook è diverso, perché su Facebook l'azienda parla di se stesso, mentre sul mio video YouTube sono io che parlo di un'azienda o parlo di un progetto. Terzo, oltre a tutto questo va valutato anche il potere a lungo termine, e se nel contratto e nell'accordo l'azienda può sempre fare riferimento al contenuto o alla collaborazione prodotta con lo youtuber e l'influencer, ed il valore di questo dipende nuovamente dall'immagine e dalla reputazione del personaggio con il quale si va a fare questa collaborazione. Ora, fatto tutto questo discorso per provare a trovare una comparazione e provare a dare un motivo al valore di un mio video, quanto costa un mio video, quanto vale un mio video, quanto mi faccio pagare? In realtà io non ho una tariffa standard ed un listino prezzi, anche se poi dopo vi dico mediamente quali sono i prezzi, perché molto spesso questi prezzi dipendono da un progetto e da una relazione più amplia. È difficile che io faccia una collaborazione per un solo video e fine. Oltretutto, anche se alle volte ci sono le cifre richieste o anche addirittura cifre più alte, rifiuto queste collaborazioni molto remunerative perché penso che non siano utili e non interessino a voi che guardate i miei video. E questo ovviamente fa male alla reputazione che sto cercando di costruire e magari ho anche minimamente costruito. Mentre alle volte, al contrario, accetto accordi per cifre molto più basse della norma, perché penso che l'eventuale contenuto video che si andrà a produrre potrà essere molto apprezzato da voi che guardate i miei video, e questo è sicuramente utile ed interessante per la community che stiamo creando. In ogni caso, se proprio siete interessati alle cifre, io in questo momento per un video chiedo dai 2.500 euro ai 5.000 euro, e questa cifra, per concludere con la massima trasparenza, è il doppio rispetto a quello che chiedevo l'anno scorso e probabilmente con il tempo ed il lavoro crescerà. Comunque l'obiettivo di questo video non è spararvi questa cifra e condividervela, ma farvi capire come ci si arriva e come ci sono arrivato. E voglio sottolineare che a questo numero
numero non ci sono e non ci siamo arrivati in 15 giorni, ma è frutto di tanto lavoro e tanti errori. Ed oltretutto parte di questo numero siete voi, quindi mi sembra giusto condividervelo e ringraziarvi, perché senza di voi tutto questo non esisterebbe. In realtà io vorrei andare oltre e farvi esempi concreti di quanto mi ha pagato quell'azienda per quel video o quanto mi ha pagato quell'altra azienda per quell'altro video. Però purtroppo se lo facessi rovinerei la relazione creata con le varie aziende con cui collaboro e molto spesso per contratto queste cifre non si possono condividere, quindi io vi devo lasciare con il range di prezzo che vi avevo lasciato precedentemente. Detto questo, spero che il video sia stato utile e vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un mi piace, ditemi nei commenti cosa ne pensate e se volete approfondire ulteriormente l'argomento influencer marketing, io ho tantissime cose da dire a questo tema. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!